Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction su Dimash. Questa volta andrò ad ascoltare il brano Ikanaide, che è stato portato da Dimash al Tokyo Jazz Festival del 2021. È un brano che io non ho mai ascoltato, me l'avete consigliato in tanti. So che dovrebbe essere cantato in giapponese, se non ricordo male. Comunque ho attivato i sottotitoli anche per il video, così cerco di capire anche un po' il testo. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate pure la campanella, così rimarrete aggiornati per le nuove reaction che farò in futuro. Cercherò di fare almeno una reaction a settimana, circa tutte le domeniche ne pubblicherò una. Per chi è la prima volta che si trova qui, io sono un cantante e vocal coach e dovrò fare un'analisi vocale di quello che fa Dimash in questo brano, per cui dovrò interrompere il video più volte, e se volete vedere il video originale senza interruzioni trovate il video in descrizione. Andiamo subito insieme. Mamma mia, allora, come al solito a lui piace iniziare con questi pianissimo, super leggeri, soffiati. E fate caso, sul finale della frase, della parola, oltre a fare il soffiato, si sente quasi un piccolo fischio, ok, ma leggerissimo, e questo è il suono prodotto dalle corde vocali che nel momento in cui smettono di vibrare, perché appunto la tensione sulle corde è veramente minima in questo momento, si sente un po' questo suono qua, ok? Non so se vi è chiaro, riascoltiamo un attimo, e mi piace molto, lo fa spesso lui, e rende ancora più emotivo questo sfumato che mette alla fine delle parole. Qua, sentito? Si sente proprio questo suono, un leggero fischio, sono proprio le corde vocali che non vibrano più ma fanno passare un filo d'aria proprio. Ciò significa che sta cantando veramente pianissimo. Qui ha un microfono a condensatore davanti a lui, che è molto più sensibile rispetto a un microfono dinamico che utilizzerebbe in una performance dal vivo su un palco. Qui è in uno studio, molto probabilmente, quindi ha davanti a sé un microfono a condensatore che cattura molto di più queste piccolezze, d'accordo? E anche lui è in grado di ottenere e di ricercare un suono più meno pesante, meno potente, e lavorare più sul colore della sua voce. Che bello. E poi, ovviamente, lui, come sempre, è molto bravo, e forse questa alla fine è la cosa più importante, è molto bravo a essere emotivo. Lui è dentro al pezzo, è trasportato dalle parole, accompagna con la mimica del viso quello che sta dicendo, è come se lo dicesse a qualcuno davvero, no? Come se stesse parlando con qualcuno e stesse esprimendo quelle emozioni. Qui c'è un sentimento di solitudine, di tristezza, ovviamente, qui all'inizio di questo brano, poche parole ma molto chiare, molto efficaci, e con la voce accompagna questo sentimento, quindi non soltanto le parole, non soltanto quello che dice esprimono questo senso di tristezza, ma anche e soprattutto la voce e la mimica. Molto bravo.
come al solito questi vibrati sono pazzeschi, io mi ripeto ogni volta che li ascolto, però non si possono non elogiare, ok? Questi vibrati sul pianissimo, molto musicali, molto leggeri, ma anche molto efficaci per evitare di essere troppo, troppo dritto, troppo monotono anche, e va a muovere, va a modulare la sua voce con questi vibrati, molto bello. Bellissimo, veramente bello. Qua ha fatto diverse cose molto, molto interessanti. Proviamo a riascoltare. Vedete come usa la mimica anche del corpo, come muove le mani, non fa niente di straordinario, sta facendo delle cose molto semplici, però sono tutti gesti curati, tutti gesti calcolati, sicuramente li ha pensati prima, ok? Un cantante di questo calibro non improvvisa, non improvvisa, sicuramente poi una volta preso il ritmo diventa anche per lui naturale, poi non ci deve neanche pensare più di tanto, però sono tutti gesti che si vede e si sente proprio che sono pensati, d'accordo? E sono molto efficaci, bisogna fare così, non bisogna lasciare niente al caso, e lui secondo me al caso non lascia veramente nulla, tutto quello che fa è estremamente calcolato, ok? E poi riesce comunque, nonostante tutto questo calcolo, tutta questa tecnica, riesce sempre a essere comunque emotivo e a emozionarsi, d'accordo? Che è una cosa molto molto bella. E andiamo avanti, c'era un'altra cosa che volevo dire. Ecco, pazzesco, qua è passato da un soffiato a un suono più addotto, quindi più pieno. Infatti qui c'è più volume anche, il suono lo sentiamo che emerge, diventa più voluminoso, più pieno, però poi sullo stesso fiato, sulla stessa nota è tornato, come abbiamo già sentito fare altre volte, è tornato sul pianissimo e di nuovo sul soffiato. Non è per nulla facile questa cosa, cioè dalla stessa nota, con lo stesso fiato, fare tutti questi cambi di dinamica e tutti questi cambi di gestione anche del fiato, non è proprio semplice, eh? Molto molto bello. Bello, bello. Allora, qui sta cambiando registro, sta andando su note più alte col suo consueto stile da sopranista, d'accordo? Quindi sembra un soprano lirico, anche se di fatto non lo è, perché lui è un tenore o un baritono, ok? Però canta da soprano, quindi è un sopranista. Molto bello. E qui emerge proprio il significato del testo, perché poi questo è il ritornello. Icanaide, a questo punto io deduco che significhi please don't go, cioè per favore non andare via, ok? Quindi è diciamo, un canto di tristezza per qualcuno che se ne sta andando o che se ne vuole andare. D'accordo? O che non se ne vuole andare, ma se ne deve andare, e quindi c'è questo struggimento molto profondo, ok? E la voce di Dimash, come al solito, lo accompagna benissimo. Riascoltiamo un secondo, poi andiamo avanti. Ah, ecco cosa volevo dire. Sentite questo suono com'è compresso, ok? Sicuramente
essendo in uno studio c'è anche il compressore sulla voce, sicuramente. Che cos'è il compressore? È un effetto che va a comprimere la voce, ok? Quindi va a togliere tutti i picchi di volume e la fa diventare più diciamo uniforme come volume, ok? Non ci sono sbalzi di volume in questo modo. Lui in realtà qui, nonostante ci sia molto probabilmente un compressore sulla voce, si sente che si sta autocomprimendo, cioè è lui stesso che con le sue corde vocali, probabilmente anche un po' con le false corde, ma non saprei dire, comunque con la sua gola, diciamo così in generale, così non entro troppo nel tecnico, e va ad autocomprimersi, si comprime da solo. Quindi cosa vuol dire? Che anche se cerca un suono più pieno, in realtà non c'è più volume, ok? C'è solo più pienezza, ma in realtà si sta contenendo, si sta trattenendo. È come se andasse un po' con l'acceleratore, ma allo stesso tempo tiene sempre un po' il freno sotto controllo. Ed è una cosa che un cantante deve saper fare proprio per evitare di spingere troppo nel momento in cui cerca quel suono un po' più pieno, d'accordo? E qua invece è tornato su un suono meno compresso e più, appunto, più etereo, più leggero. Riascoltate quando è compresso, ve lo voglio far sentire qui, Esatto. Piano, soffiato. Scusate, allora, qui sono successe diverse cose, io devo tornare indietro perché sennò poi me le riperdo tutte. Allora, cosa è successo qui? Intanto c'è stato un cambio di tonalità, ok? C'è stata proprio una modulazione nella base che va a salire di tonalità, non so se è un tono, forse, non so, anche solo un semitono, non saprei, però è salito e qui già c'è un piccolo crescendo, inizia la batteria. Ascoltate bene anche l'arrangiamento sotto, inizia a diventare un po' più incalzante, non tanto, però gradualmente va a crescere l'intensità. Qui il cambio. Bello questo fraseggio che fa qui, molto bello, sfumandolo, ok? Molto, e poi precisissimo nel farlo. Questa frase qua, no? Non è neanche così semplice. E qui, pur stando sempre sul piano, quindi sta cantando sempre piano, però sentite che segue l'andamento della base musicale e quindi sta anche un pochettino togliendo tutta quell'aria che c'era prima, la sta lasciando, però ne sta togliendo un po' e sta cercando, ogni tanto emerge un suono un po' più pieno, tant'è che dopo va proprio su un suono pieno, ma lirico proprio come sua impostazione, no? Qua. Qui leggero e qui va.
questa è proprio un'impostazione lirica. Guardate come tiene la bocca e le labbra, guardate, protrude le labbra, le porta in avanti, così, anche se sta facendo una I, che normalmente dovrebbe essere appunto I nel moderno, si fa così, nella lirica diventa I. Ok, questo a cosa serve? Serve ad allungare il tratto vocale. Praticamente se io faccio sporgere le labbra in avanti, il mio suono diventa più scuro, ok? È come appunto è lo stesso, un effetto simile a quando abbassiamo la laringe. Nel canto lirico si fanno tutte e due le cose, quindi si abbassa la laringe, si protrudono le labbra e si alza il palato molle, quindi tutto questo crea molto spazio e quindi un suono più rotondo, più voluminoso anche, ok? E lui sta facendo la stessa cosa. Anche questi piccoli melismi che fa. Sentite che pulizia in questi cambi di registro, è super pulito, super preciso quando appunto passa da questo M1 all'M2 e poi di nuovo in M1 su questa frase. Pazzesco. Ok, quindi qui c'è stata un'altra modulazione, è salito ancora di più, quindi il crescendo continua a incalzare, ma prima introdotto da queste note molto molto acute. Ormai sappiamo che lui queste note ce le ha, quindi non è neanche più una notizia. Ecco, però sono sempre curioso di vedere che note sono, perché lui le fa con una facilità incredibile, quindi sembra proprio che siano delle cose semplici, che chiunque può fare. No, sicuramente sono note molto alte. Andiamo ad ascoltare. Anche prima. Questa. Cioè, è già un mi bemolle della sesta ottava, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, lo sta facendo come se stesse andando al bar e chiedendo un caffè, no? Con quella stessa naturalezza. E sta facendo un mi bemolle 6. Vabbè. Cioè, io capisco che sono alte queste note, ma quando le fa non sembrano così tanto alte. Cioè, sono veramente altissime. Cioè, io già solo per prendere un Si5 devo sudare e devo patire le pene dell'inferno. Questo va sul Mi bemolle 6 come se stesse andando a passeggiare. Pazzesco. Andiamo avanti. Voglio sentire la parte dopo, sul cambio di tonalità. Wow. Ma cosa sta facendo? Mamma mia, ma sembra... ma è veramente un mostro. Allora, intanto mi è piaciuto tantissimo quel melisma che ha fatto qui, vorrei riascoltarlo. Questo, bello,
super preciso, mamma mia. E questo è un fraseggio pop. Per questo vi dicevo anche in altri video, lui mette insieme tutto, tutto. Qui c'è un po' di lirica, un po' di pop, un po' di rock. Sentite quella nota che ha fatto dopo, quella acuta. Quella era rock proprio, cioè... Questo è un M2 rock. Cioè, è quello proprio, Cioè, assolutamente. Roccheggiante su una nota. Dopo è ritornato alla sua impostazione classica. Così, ogni tanto te le butta lì, questi sprazzi di, non lo so, di commistioni con generi diversi. Ed è veramente interessante. Ti tiene incollato, ti tiene, diciamo, attento, ok, a quello che sta facendo, ed è molto molto efficace. Ok. Vabbè, ma come fa? Come fa a non emozionare una cosa così? È assurdo. Intanto apprezzo moltissimo il fatto che non abbia fatto il solito, tra virgolette il solito, perché in realtà non mi stanca mai, però il solito finale pirotecnico. Cioè lui spesso in altre occasioni, in altre canzoni, conclude la canzone con un acuto tenuto molto lungo, ok? Di solito fa così. Non sempre, però altre volte ci ha dato questa prova. Qui in realtà mi aspettavo di nuovo quella cosa, infatti ero già lì pronto a dire adesso fai l'acuto. In realtà ha fatto tutta una serie di fraseggi molto acuti, ma poi a un certo punto si è interrotto tutto bruscamente. Questa è una cosa veramente geniale, molto bella. È diventato... la base si è fermata, lui è rimasto in silenzio e questo silenzio è un macigno. Dopo tutto questo brano così incalzante ti piomba il silenzio addosso, ok? È un momento di consapevolezza, di interiorizzazione di tutto quello che è stato prima, d'accordo? Anche per l'ascoltatore questa cosa è efficacissima, ti rapisce proprio, ok? E abbiamo visto che lui è molto bravo a dosare le pause, ok? Le pause sono elementi musicali tanto quanto la musica stessa, ok? Quindi lui è stato bravissimo qua ad aspettare in silenzio che la base ripartisse per poi continuare sul finale, appunto, che non è stato un finale pirotecnico, è stato un finale soffiato, leggero. E un'altra cosa molto interessante, che mi colpisce davvero tanto, è il fatto che su questo finale è andato a fare delle note basse anche, ha fatto dei fraseggi un po' più bassi, proprio in registro di petto, nonostante lui abbia cantato tutta la canzone su un registro prima medio acuto, poi molto acuto, poi repentinamente si ritrova a dover fare questi fraseggi molto bassi e molto leggeri. È una cosa anche questa non scontata, perché le corde vocali sono come un elastico, no? Quindi se tu le tiri, le allunghi, le stiri, fanno una nota acuta, se le accorci e le rilassi fanno una nota grave. Le sue corde vocali per tutto il brano hanno fatto delle note molto alte, quindi erano molto stirate. Non è così facile avere quell'elasticità tale per cui le riesci a riaccorciare, scusate, in modo così repentino ed essere così preciso su queste basse. Veramente notevole. Vorrei riascoltarlo l'ultima volta. Allora, intanto sentiamo questi acuti che ha fatto.
più avanti. Intanto questa nota così per curiosità. Già un do diesis 5. Mamma mia. Ok, quindi tocca un Fa diesis 5, ok, molto efficace, anche questo abbastanza rock, devo dire. Tiene la nota lunga e poi si stoppa all'improvviso, sentite? Bellissimo, bellissimo perché oltre al silenzio molto emotivo si sente il suo respiro, ok? Quasi impercettibile, però c'è e quindi ti fa vibrare col suo respiro in quel momento di silenzio. Poi inizia con questa nota soffiata leggerissima, da solo, senza la base, e poi probabilmente ha un metronomo in cuffia, non lo so, perché sennò sarebbe impossibile partire a tempo in quel modo, non lo so, forse per lui no. Comunque dopo modula questo fraseggio verso il basso proprio nel momento in cui ricomincia la base. È veramente bellissimo, è veramente emotivo, efficace, l'interpretazione anche è veramente pazzesca. Ecco qui la nota bassa che vi dicevo prima. Che nota è? Circa su un Sol diesis 2. Sì, siamo lì. Come aspetta. Qui semplicemente aspetta la fine della canzone in questo momento di raccoglimento, veramente bello. Quindi non si prende neanche tutta la scena, lascia che la fine della canzone, la scena venga presa dalla base, dalla musica. Ok, lui si fa da parte in modo molto rispettoso, veramente bellissimo, mi è piaciuto tantissimo questo brano, adesso capisco perché me l'avete consigliato in così tanti. Mamma mia, sono veramente contento di averlo ascoltato insieme a voi. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, se avete proposte per altre reaction da fare in futuro, scrivetelo nei commenti. Vi aspetto al prossimo video, ciao!